Se c'è una donna artista che ha fatto la storia dell'arte del Novecento, questa è Dora Maar, non solo perché ne ha fatto parte attivamente, ma anche e soprattutto perché l'ha raccontata attraverso le sue fotografie. Fin da bambina, pur crescendo fra due paesi, Argentina e Francia, è stata incoraggiata dai suoi genitori a dedicarsi all'arte, che spesso per le donne all'inizio del Novecento era l'arte applicata. Però probabilmente per via del fatto che il padre era un architetto e la madre la titolare di una boutique di moda, dopo un periodo in una scuola d'arte d'avanguardia a Parigi, Dora Maar ha deciso che la fotografia sarebbe stata la sua strada e in pochi anni si è trasformata in una delle fotografe di moda e pubblicità più famose degli anni 30, ricevendo commissioni da molte riviste e viaggiando in giro per il mondo. Una mostra alla Tate Modern di Londra racconta la sua vita attraverso le sue fotografie e i suoi dipinti e grazie anche alle opere degli amici surrealisti e del suo amante e confidente, Pablo Picasso. La visitiamo insieme per scoprire un po' di più su questa donna artista che viene ricordata per lo più per le sue fotografie surreali e per i fotomontaggi, ma che è stata scoperta veramente dopo la sua morte nel 1997. Se questo è il tuo primo video sul canale, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. I miei video sono dedicati ai viaggi, a tema d'arte, ma anche a mostre, storia e mercato. Se sei quindi interessato iscriviti al canale e attiva la campanella, così da non perdere nulla. La mostra alla Tate inizia con i ritratti realizzati da Dora Maar o di Dora Maar, di amici e colleghi alle vicini. La decisione di diventare da giovanissima una fotografa e di non proseguire con altre forme d'arte, come la pittura ad esempio, è stata probabilmente legata alla stabilità economica che questo genere di lavori dava all'epoca. Essendo nata in una famiglia benestante non aveva la necessità di guadagnare moltissimo, ma voleva un po' cogliere l'occasione di lavorare per giornali e riviste per fare quello che desiderava di più, fotografare. Inizia nei primi anni 30 condividendo una camera oscura con altri fotografi e si specializza in ritratti, foto di moda e di pubblicità. In questo periodo firma i suoi lavori in coppia, pur realizzandoli autonomamente. E probabilmente anche per via dei contatti che riesce ad instaurare, conosce molte personalità del periodo e lavora davvero tanto. Non lavora però solo all'interno del suo studio, ma decide di scendere in strada e rappresentare ciò che vede. Rimane così catturata dalle immagini di povertà e dalle diseguaglianze che, senza neanche ricevere una commissione, decide nel 1934 di intraprendere un viaggio tra l'America del Sud e l'Europa e di scattare numerose foto di persone in gravi difficoltà. Una delle sue tappe fondamentali è Londra, che viene raccontata attraverso le immagini di donne e di uomini che chiedono l'elemosina per strada. Da questo momento scatta in lei qualcosa e inizia un percorso di sperimentazione. Nel 1935 si stanca di collaborare e di condividere lo studio con altri artisti, con altri fotografi, e ne apre uno tutto suo a Parigi, cominciando a firmare Maar tutte le sue opere indipendenti. Si avvicina in questo periodo anche al gruppo dei surrealisti, che è guidato da André Breton, e arriva a dichiarare che, secondo lei, non esiste nulla di più surreale della realtà stessa. Unisce alle fotografie esperimenti in camera oscura e collage, trasformando la foto e cominciando a creare quelli che poi saranno definiti i primi fotomontaggi. Le sue opere non rappresentano più la realtà così com'è dal suo punto di vista, ma una visione distorta. I temi e i soggetti del surrealismo, come il sogno, il mare o gli occhi, diventano protagonisti delle opere di Dora Maar, che insieme a Man Ray riesce senza problemi a creare un suo mondo fatto di opere fotografiche surreali e, forse per la prima volta, ad integrare arti visive e fotografie. La foto infatti fino a quel momento era stata vissuta come un documento della realtà, che poteva essere raccontata da diversi punti di vista, ma che non era mai stata manipolata attraverso sovrapposizioni o distorsioni così palesi. Le foto di Dora Maar vengono quindi esposte con i lavori dei surrealisti per tutti gli anni 30, nelle loro più grandi mostre intorno al mondo. Nell'inverno del 1935, Dora Maar conosce l'artista che le avrebbe cambiato la vita, ma anche l'uomo a cui lei l'avrebbe cambiata, Pablo Picasso. Dora Maar era infatti al culmine della sua carriera, mentre Picasso non lavorava alle sue opere da mesi. Si creò una complicità che li portò entrambi a creare e sviluppare nuove tecniche. Il rapporto è descritto in mostra dal punto di vista di lui, grazie a una serie di ritratti, fra cui una delle opere più belle di Picasso, il ritratto di Dora Maar del 1937. Ma il loro rapporto non è semplice. Sono amanti, anche se Picasso già da tempo ha una relazione e una figlia con un'altra donna, Marie-Thérèse Walter. È l'unica opera pittorica
che le raffigura entrambe, è di Dora Maar e si intitola The Conversation del 1937. Le due donne sono sedute ad un tavolo, l'una di fronte all'altra, anche se Dora Maar sembra assente durante la conversazione. Immediatamente viene da chiedersi di cosa stiano parlando, ma l'ambientazione spoglia con la lampadina scoperta che penzola dall'alto e i colori scuri raccontano già probabilmente molto della loro conversazione. In questi anni per Picasso Dora Maar rimane in ogni caso una figura centrale, non solo come modella e compagna, ma anche come documentatrice del suo lavoro. Nel 1937 realizza infatti una serie di fotografie che raccontano la creazione dell'opera più famosa dell'artista, Guernica. Ne sono rimaste 28, conservate insieme all'opera alla Reina Sofia di Madrid. Inoltre si pensa che alcuni dettagli dell'opera, come la luce che arriva dal soffitto o la donna piangente, siano stati ispirati dallo studio dell'artista o dai suoi stessi ritratti. Ma un altro cambiamento nella carriera artistica di Dora Maar, sempre più spinta verso la pittura, avviene nei primi anni 40, quando, a causa della morte della madre e della perdita di alcuni amici, decide di spostarsi periodicamente da Parigi. In realtà qui ha già un nuovo studio a 2 passi dalla Senna, ma trascorre parte del suo tempo in una nuova casa a sud della Francia, dove dipinge numerosi paesaggi per lo più astratti. Sperimenta moltissime tecniche, dall'olio su tela all'acquerello. Trascorrerà così gran parte della sua vita e realizzerà a lungo questo genere di paesaggi per poi tornare alla fotografia soltanto in un secondo momento, più avanti, negli anni Ottanta. Le sue ultime fotografie però non sono più legate alla strada, come quelle iniziali, prima del periodo surrealista. La strada è infatti diventata, secondo lei, banale e non le interessa più. Piuttosto preferisce creare in un laboratorio, nella sua camera oscura, e continuare a sperimentare. Le fotografie diventano opere completamente astratte, fatte di giochi di luce, ombre, segni neri, puntini e macchie. Quindi stravolge e innova ancora una volta le sue opere, vivendo fino al 1997 da grande artista e fotografa. Dora Maar è diventata nota sicuramente anche grazie ai suoi legami con il surrealismo e con Picasso, ma a me piace pensarla come una donna capace di cambiare la storia dell'arte e dimostrare le sue intenzioni a prescindere o grazie al rapporto con gli uomini con cui ha vissuto ed è cresciuta. Questa mostra alla Tate ne racconta ogni angolo e mi ha insegnato a guardare al percorso di un artista in prospettiva, attraverso il tempo, non solo in relazione ad una singola opera o ad un singolo movimento. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale e ricordati anche di attivare la campanella. Grazie mille e alla prossima!